crocifisso è stato ucciso il comandante della compagnia dei carabinieri, capitano Basile. Emanuele Basile nacque a Taranto il 2 luglio 1949. Un ragazzo serio, dal cuore gentile, legato con grande affetto alla sua famiglia. Crescendo è sempre stato un ragazzo molto attento e giudizioso, ma anche un bravissimo studioso. Era un ragazzo a cui piaceva aiutare gli altri, da qui una prima scelta di vita che gli avrebbe permesso di dedicarsi agli altri, studiando medicina all'Università di Bari, frequentando brillantemente il primo anno di medicina, riuscendo a superare anche l'esame di anatomia. Ma in quello stesso anno maturò in lui un altro tipo di esperienza, e la forte passione per la legalità e la giustizia furono fondamentali per far sì che si iscrisse al concorso allievi ufficiali dei Carabinieri, superando ancora una volta con grande successo il corso, classificandosi tra i primi per i pochi posti messi a disposizione. È il 1972, promosso tenente. La sua prima destinazione era il comando della compagnia di Sestri Levante a Genova. Erano gli anni più belli della sua gioventù. In quella estate, a Taranto, aveva conosciuto quella che poi diventerà sua moglie, Silvana. Piano piano stava realizzando i suoi sogni. Dopo qualche anno diventò anche papà della piccola Barbara. Nel 1977 viene trasferito a Monreale, in Sicilia, e li trova un posto ostile, e la famiglia era molto preoccupata, anche se Emanuele cercava sempre di rassicurare i suoi familiari. Basile arriva così a Monreale, assumendo il comando della compagnia dei Carabinieri, si rese subito conto di quanto quel territorio fosse un punto di importanza strategica per il controllo e la lotta alla mafia. Da subito si impegnò con grande senso del dovere in difficili indagini sulla cosca mafiosa di Altofonte, la stessa cosca alla quale aveva indagato il capo della mobile di Palermo, Boris Giuliano, smascherando così il collegamento nel traffico di droga e denaro sporco tra la mafia siciliana e quella americana. Basile aveva così condotto ulteriori indagini sul traffico degli stupefacenti e sulla morte di Boris Giuliano, ma tutto quello che aveva scoperto doveva darlo in mano ad un giudice. Quel giudice fu Paolo Borsellino. Morto Giuliano, queste indagini furono riprese dal capitano dei Carabinieri Emanuele Basile, il quale appunto sviluppò e portò a un concreto sbocco giudiziario notevoli accertamenti che aveva svolto Giuliano su questo gruppo, e anche lui, a distanza di pochi mesi dal momento in cui era entrato pesantemente nelle indagini su questo gruppo, è stato ucciso a Monreale nel maggio del 1980. Ma perché doveva affrettarsi a consegnargli tutti gli incartamenti al giudice? Perché siamo nel 1980 e mentre Basile svolgeva il suo brillante lavoro di carabiniere, sua figlia Barbara aveva 4 anni e frequentava la scuola dell'infanzia presso le suore del paese di Monreale. Emanuele aveva dato disposizione alla madre superiore di non affidare mai a nessuno Barbara. Le persone che avrebbero potuto prelevare la bambina potevano essere solo lui e la moglie Silvana. Un giorno, mentre era in caserma al lavoro, Basile riceve una telefonata. Era la madre superiore che gli diceva: «Signor capitano, sono venuti dei signori, delle persone, che hanno bussato alla porta della scuola e ci hanno chiesto di prendere Barbara, perché lei era impossibilitato a venire», io ricordandomi le sue parole.
Ho detto che la bambina non era presente perché aveva avuto dei cimi di febbre ed era rimasta a casa. La piccola Barbara, invece, stava giocando con i suoi compagni nel chiostro della scuola. Emanuele, in quell'occasione, chiede il trasferimento e ottiene come destinazione San Benedetto del Tronto e avrebbe dovuto trasferirsi a luglio di quell'anno 1980. Però Totò Riina, infastidito dalle indagini di Basile, che lo vedevano sotto mira, ha decretato la sua morte. Nella notte del 4 maggio 1980, durante i festeggiamenti del Santissimo Crocifisso, la famiglia Basile era appena uscita dalla sede del comune, dove si erano svolti i festeggiamenti civili, e dove Emanuele stava rappresentando la massima autorità militare. Stavano andando a vedere lo spettacolo pirotecnico. La piccola Barbara in braccio, che si era addormentata, un killer gli arriva alle spalle e spara al capitano. Crocifisso è stato ucciso il comandante della compagnia dei carabinieri, capitano Basile. L'hanno ammazzato in mezzo alla folla, in una strada stretta ad una ventina di metri dalla caserma dove aveva l'alloggio. Tornava a casa con la moglie e teneva in braccio la sua unica figlioletta di 4 anni, Barbara, che si era addormentata. È caduto sul selciato dove mani pietosi oggi hanno deposto mazzi di fiori. Gli hanno sparato alle spalle almeno 7 colpi a tiro incrociato. 5 hanno raggiunto il bersaglio tra la nuca e la schiena. In quell'istante la moglie non capì cosa stava succedendo, tanto da pensare che stessero cominciando i fuochi d'artificio. Invece il capitano Basile aveva ricevuto colpi di pistola e cadendo abbracciò ancora più forte la figlia Barbara che era caduta sotto di lui. Il killer continuava a sparare e lui continuava a proteggere la figlia. La moglie, che si accorge di quello che stava accadendo, toglie la bambina e la siede su un gradino e poi si piazza davanti al marito ferito a terra, perché sapeva, leggendo i giornali, che i killer avrebbero voluto sfigurare il suo volto. Ha iniziato a gridare assassini. I killer sparano anche contro di lei, ma il buon Dio ha voluto che almeno lei si salvasse, perché portava una borsa a tracolla che conteneva un'agendina con lo stemma di argento dei carabinieri. Quell'agendina ha fatto sì che il colpo non arrivasse al suo cuore. Il capitano fu portato immediatamente all'ospedale di Palermo, mentre i killer scapparono, ma quella stessa sera furono fermati ed arrestati 3 uomini, Giuseppe Madonia, Armando Bonanno e Vincenzo Puccio, che sostennero di trovarsi lì per incontrare delle donne sposate di cui si rifiutarono di fare i nomi, non vennero creduti e vennero rinviati a giudizio per omicidio. Tra le prime persone che sono andate in ospedale da Basile c'era proprio Paolo Borsellino, che fece una promessa a se stesso, e cioè di consegnare alla giustizia quelli che avevano determinato quell'agguato. I medici tentarono di salvargli la vita con un delicato intervento chirurgico, ma il capitano Basile morì durante l'operazione. Il solenne rito funebre è stato celebrato in cattedrale, presenti le massime autorità della regione. Subito dopo la salma del capitano Basile, il quinto tutore dell'ordine caduto in questi anni in Sicilia per avere portato avanti con serietà e correttezza il suo impegno di lavoro, è partita alla volta di Taranto, città d'origine della famiglia. Al ripetersi di tanti delitti e così efferati, dobbiamo prendere sempre più coscienza di quanto presenti, forti e tracotanti siano le forze del male che operano nella nostra società e possono ormai permettersi di affrontare apertamente lo Stato, offendere ed umiliare le sue istituzioni, colpire i suoi uomini migliori. Dopo l'omicidio del capitano Basile, a tutti i magistrati che indagavano su mafia e appalti venne assegnata una scorta. Falcone, Borsellino e altri magistrati si riunirono in quello che di lì a poco diventerà il pool antimafia dell'ufficio istruzione di Palermo, con a capo Rocco Chinnicci. Ma prima ci saranno tante vittime della mafia con duri colpi allo Stato, ma anche nello stesso tempo la seconda guerra di mafia che sta per arrivare al suo culmine. Qualche settimana dopo quell'omicidio arrivò un nuovo capitano a Monreale, si chiamava Mario D'Aleo, di cui parleremo nei prossimi video. Doveva essere una serata felice quella del 4 maggio 1980 a Monreale, e invece i killer non si fermarono nemmeno davanti la piccola, di soli 4 anni,
mancata per un soffio, protetta dalle braccia di quel grande uomo in divisa che Quel 4 maggio del 1980 a Monreale i killer si erano mescolati alla folla. Sono le 2 di notte, sta per concludersi la festa del Santissimo Crocifisso e il comandante dei Carabinieri, Emanuele Basile, sta tornando a casa insieme alla moglie Silvana e alla figlia Barbara di 4 anni che porta in braccio. Ha 30 anni, è di Taranto e da 3 anni dirige la stazione di Monreale. Si occupa quindi anche di Altofonte, territorio sotto il controllo dei Corleonesi, come aveva scoperto lui stesso indagando sull'omicidio del capo della squadra mobile Boris Giuliano. Seguendo il traffico di droga aveva arrestato e denunciato alcuni esponenti di Cosa Nostra. Meno di 3 settimane prima di morire aveva consegnato a Paolo Borsellino i faldoni dell'indagine sulle attività delle cosche guidate da Totò Riina. Le vicende giudiziarie che seguirono il suo omicidio furono, come tanti, troppi altri casi di questo paese, lunghe, contraddittorie. Ci vollero 7 processi per condannare i mandanti, Riina, Michele Greco, Francesco Madonia e gli esecutori Armando Bonanno, Vincenzo Puccio e Giuseppe Madonia. Giovanni Brusca ammetterà poi di aver collaborato alla pianificazione dell'omicidio del capitano dei Carabinieri Emanuele Basile.